Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, cioè Qui sul server. Oggi avrete letto dal titolo, parliamo di YouTube e lo scandalo che c'è dietro. Cosa faremo in questo video? Proprio in pratica vi faremo vedere come funzionano le restrizioni e perché sono scandalose, ma proprio a livelli assurdi. perché in realtà quello che vi mostreremo è come non funzionano le restrizioni, ok? È un video, attenzione, che non vuole attaccare l'azienda Google, non vuole attaccare l'azienda che tra l'altro ha dato da mangiare e ha dato l'opportunità di crescere a tantissimi ragazzi, ma vogliamo dimostrarvi che questo algoritmo non penalizza solo noi. Potrebbe sembrare che ci lamentiamo per i pochi introiti, in realtà danneggia anche le persone che vorrebbe proteggere e vi mostreremo anche come. A chi è dedicato questo video? Fondamentalmente a tutti, a te usufruitore, a te YouTubers e a te investitore, perché parleremo anche degli investitori, cioè coloro che investono dei soldi sulla piattaforma per fare pubblicità. Ecco perché bisognerebbe in qualche modo educare tutti quanti a questo nuovo sistema di restrizione. Se siete degli utenti normali, fate conoscere questo video al vostro YouTuber preferito, perché in questo modo potrà ricominciare a guadagnare qualcosina. Diamo dei consigli pratici su come aggirare l'algoritmo e ripetiamo, è un algoritmo che va aggirato perché non funziona. Se funzionasse bene non daremo mai un consiglio del genere. Quindi daremo consigli su come far passare un video e soprattutto faremo capire a tutti quanti che cosa significa veramente questa modalità con restrizioni, lo faremo capire anche agli investitori, perché bisogna prendere coscienza del fatto che un algoritmo del genere riduce drasticamente il traffico anche su contenuti potenzialmente validi. Se sei uno YouTuber, parla di questo video, parla di come è impostata la modalità con restrizione e soprattutto facciamo capire a YouTube che bisogna cambiare qualche cosa e noi alla fine di questo video daremo dei suggerimenti su come cambiare questa modalità in meglio, ovviamente, e non in peggio. Quindi mi raccomando, condivisione massima, fate degli esperimenti perché vi daremo degli strumenti che vi serviranno a fare degli esperimenti. Ora facciamo questo video perché i video che stanno nella modalità con restrizione non hanno problemi a livello economico. Quelli che escono dalla modalità con restrizione perdono in realtà economicamente parlando sulla pubblicità dal 60 al 75% degli introiti. È tanto. Anche se si considera che molti YouTubers hanno costruito un'attività qui su YouTube e, sapete, danno da mangiare ai figli. Ma niente, ad ogni modo, perché parliamo di queste cose? Perché andiamo così a fondo su quello che dovrebbe essere un algoritmo super segreto? Chi siamo? Siamo semplicemente due YouTubers, ok, ma siamo anche professionisti del settore, stiamo online da tantissimo tempo, sappiamo come funzionano queste cose, abbiamo anche un corso attivo che serve a capire le potenzialità di YouTube e come sfruttare al meglio la piattaforma e in virtù di queste nostre competenze possiamo dare qualche consiglio. Ovviamente stiamo ancora studiando e questa cosa si evolverà, noi cercheremo di studiare man mano che si evolverà e ai nostri corsi riusciremo a dare anche molte informazioni in più rispetto a quello che vedrete in questo video, ma già con questo video riuscirete a fregare un pochino il sistema. Se siete interessati ai nostri corsi, vi mettiamo il link in descrizione. Partiamo, perché ieri abbiamo già fatto un esperimento, quelli di voi che ci seguono hanno sicuramente visto un video che aveva un titolo completamente fuori luogo. Lego i bambini piccoli. Un titolo insensato e anche abbastanza violento. Lego i bambini piccoli. Bene, il video è passato, ok? E conteneva anche numerosi riferimenti a scene violente. C'era del sangue, era un gioco Peggy 18, quello di cui si parlava, e c'era anche una donna seminuda. Come abbiamo fatto a farlo passare? Bene, abbiamo lavorato sul titolo e sulla descrizione. Perché, direte voi? Perché adesso i parametri maggiori riguardano titolo e descrizione. Ovviamente ci sono anche degli altri parametri che inficiano il video, vanno a controllare parti di video e quelli sono i più sbagliati in assoluto. Abbiamo rilevato infatti che video in cui c'è una persona che parla e basta, nient'altro, vengono penalizzati al netto di una descrizione assente, titolo assente, tag assenti, per il video in sé, senza alcun motivo. Sì.
Adesso qualcuno di voi sta pensando, bene, vanno a leggere l'audio, o perlomeno traducono in qualche modo l'audio e leggono quella che è la trascrizione. E adesso, ragazzi, allacciatevi le cinture perché arriva una bomba, e questa è una bomba che vi fa capire quanto questo algoritmo non è che faccia male solo a noi, ma fa male pure ai bambini, perché noi abbiamo fatto un esperimento. L'esperimento consisteva nel fare un audio completamente pulito e metterci soltanto parolacce all'interno e bestemmie, profanità varie. Non ve lo postiamo questo video per ovvi motivi, ma abbiamo bestemmiato e detto volgarità per 3 minuti, scandendo perfettamente le parole. Bene, il video è passato. Senza problemi alcuni. Ovviamente dobbiamo metterci un titolo. Il titolo va messo seguendo una determinata dinamica che è quella delle parole whitelistate, che significa che ci sono delle parole che passano, delle altre che non passano. Poi ad ogni parola viene dato un peso dall'algoritmo che riguarda questa restrizione, viene dato il peso al video, viene dato il peso alla descrizione. Tutte queste parole con un peso vanno a entrare nella modalità con restrizione oppure no. Perché parliamo di peso? Perché tutto sommato si tratta di una media pesata, quella che fa questo algoritmo. Cosa intendiamo con parole whitelistate? È difficile capire quali siano, d'accordo, ma una buona direzione in cui muoversi per intuire quale possa essere un titolo che passa sicuramente è pensare sempre ai bambini piccoli. La parola nostra preferita, cioè quella che apre tutte le porte, ad esempio, è Lego, che unisce un grande marchio, un marchio che produce tantissimi prodotti e allo stesso tempo comprende l'universo dei bambini piccoli, perché Lego è un marchio indirizzato ai bambini molto piccoli. Lego significa ok, ottima sponsorizzazione, ok, bambini piccoli. Perché parliamo di marchi? Perché ci sono dei grossi marchi che appartengono alla categoria whitelist o comunque nel peso dell'algoritmo hanno un peso talmente basso che in pratica ti fa entrare nella modalità con restrizione. Parliamo di peso, come ha detto Mario giustamente, perché è l'algoritmo che dà un valore numerico a ogni parola che sta scritta nella descrizione, ogni parola che sta scritta nel titolo e ogni cosa che succede all'interno del video o che dovrebbe succedere. Questo peso, ad esempio, facciamo un esempio pratico, arriva a 100, ok? 50 è la parola bestemmia, 40 la parolaccia leggera come può essere scemo, 10 all'interno del video, viene pesato all'interno del video. Ora, questa somma di queste tre situazioni superano 100, quindi esce dalla modalità con restrizione. Al di sotto di 100 magari rimane nella modalità con restrizione. In uno dei primi test che abbiamo fatto, quando stavamo ancora soltanto tentando di capire dove l'algoritmo andasse poi a lavorare, ci è capitato di scrivere una parola orribile, una parola riprovevole, secondo me, ciao. Ma sostituendo la parola ciao con la parola Marvel, siamo stati accettati nella modalità con restrizioni. Stessa cosa con la parola Lego. La parola sereno, invece, ha dato alcuni problemi. Ovviamente abbiamo fatto tanti test, abbiamo provato, riprovato, abbiamo cercato di capire come lavorasse questo algoritmo e ci siamo arrivati, ma adesso una chicca per tutti gli YouTubers ed è per questo che vi diciamo, se ci tenete al vostro canale, se volete far conoscere questa cosa e dovreste, così come abbiamo fatto noi, dato che crediamo di essere gli unici al mondo ad aver fatto questa cosa, un minimo dovreste in qualche modo aiutare anche gli altri, no? Come abbiamo fatto noi. Bene, sappiate che è molto semplice vedere se il vostro video sarà in modalità con restrizione oppure no. Si fa in questo modo. Andate nella modalità video caricati, nei video caricati dalla home page, video caricati, attivate la modalità con restrizione. Basta andare in basso nella schermata da PC, andate in basso, attiva modalità con restrizione. Capirete immediatamente se il vostro video è o non è nella modalità con restrizioni. Basta che vi loggate all'interno del vostro canale. Ora, come si fa a controllare questa cosa di volta in volta? Cambiando alcune cose nel vostro video, quindi magari modificando il titolo, modificando i tags. Noi abbiamo calcolato un 30-40 secondi prima che Google effettivamente vada ad aggiornare
i dati che voi immettete. Quindi non c'è da aspettare una giornata per vedere se il video è capitato finalmente nella modalità con restrizioni. Noi utilizziamo 2 schermate, una di navigazione in incognito nella quale ci spacciamo per un utente normale e l'altra dove andiamo a smanettare sui titoli per fare prima. Ovviamente questo se utilizzate il non elencato, perché anche in quel modo potreste vedere se il video è in modalità con restrizione oppure no. Però noi consigliamo di fare queste prove prima di andare a pubblicare il video in ogni caso. Cioè, certo, si può fare in ogni momento e si può far uscire ed entrare un video dalla modalità con restrizioni e nel giro di un'ora anche 10 volte con il video pubblicato. Un video in cui i toni erano pagati, non c'erano parolacce di alcun tipo e c'era lui davanti alla telecamera e parlava dell'invidia provocata dagli YouTubers, bene, quel video non è passato e non c'è modo di farlo passare, nemmeno con i trucchetti, perché in quella situazione lì l'algoritmo ha trovato all'interno del video, non dell'audio, del video, qualcosa che per lui era alla stregua di un porno. Io posso immaginare che fossero i toni rossi della mia camicia, visto e considerato che a quanto pare gli schizzi di sangue vengono rilevati da questo algoritmo, le cose cromaticamente tendenti al rosso, al sangue, vengono riconosciute. Abbiamo fatto anche delle prove con il porno. Ovviamente anche le thumbnail rientrano in tutta questa situazione. Ragazzi, potremmo andare molto nello specifico, tanto l'algoritmo cambierà, noi saremo sempre sul pezzo, ovviamente. Chi verrà ai nostri corsi saprà molto di più, chi invece vuole continuare a lavorare su YouTube ma comunque darsi una regolata, studiare l'algoritmo, lo può fare con questi strumenti che gli diamo. Sì, e sono strumenti di sperimentazione perché ogni canale è diverso, ogni contenuto è diverso. Andate per esclusione, cioè quando caricate un video vedete se entra nella modalità con restrizioni senza titolo, senza tag e senza thumbnail. Fate questo primo test. Ora, con gli investitori. Signori, voi dovete investire dei soldi su YouTube piuttosto che su altre piattaforme, su blog, eccetera, eccetera. Bene, quando andate su AdWords, che è lo strumento da utilizzare per fare pubblicità su internet, in questo momento è quello più utilizzato, diciamo, ci sono diverse scelte. La scelta standard include una spunta dove vengono inseriti i contenuti non classificati, perché la classificazione c'è e poi va fatta manualmente ad un certo punto. Significa che c'è un ragazzo o una ragazza che si deve vedere dei video e deve spuntare o no questo video per farlo entrare o no nella modalità con restrizione. Ma nel mentre tutti quelli che sono nel limbo, ok, compresi anche i video in questione, non sono monetizzati. E non sarebbe un gran problema se solo il guadagno di un video avesse una vita media di 48 ore su YouTube. Il problema è questo, si guadagna durante le prime ore, dopodiché il guadagno diventa ridicolo, quindi un creator non ha tempo di aspettare queste approvazioni, perché quando un video gli viene approvato, smette di guadagnare. Ragazzi, questa è la situazione, abbiamo fatto delle prove, sappiamo quello che diciamo e adesso ci rivolgiamo a YouTube, perché YouTube devi migliorare assolutamente questa cosa. 1. Abbiamo detto che è molto semplice vedere se un video va in restrizione oppure no, ma ci vuole del tempo. Quanto ci mette YouTube a mettere un'iconcina di fianco all'icona della monetizzazione che ti dice se il video è dentro questa modalità oppure fuori? Mi dici se sto monetizzando? Mi dici se è pubblico o privato? Dimmi anche se sono in fascia protetta oppure no. Dammi un segno, YouTube. Dacci un segno. Un'altra cosa, esiste una cosa che si chiama canale verificato. Il canale verificato è una cosa che può tornare molto utile per iniziare a filtrare quei contenuti di cui la piattaforma si fida. Se il mio canale è verificato, vorrà significare qualcosa per la piattaforma e allora i nostri video, quelli dei canali verificati, dovrebbero avere o una certa priorità nell'analisi e quindi essere analizzati più in fretta, oppure avere di base il permesso di entrare in zona con restrizioni, se il canale fa richiesta di entrare come canale adatto ai più piccoli. Non parliamo per noi che abbiamo spesso contenuti adulti, ma se un canale porta contenuti adatti ai piccoli, ma perché non può normalmente dichiararlo, passare sotto i raggi X e poi essere sdoganato? Punto numero 3, e questo è il punto più importante in assoluto. Un tasto YouTube, un tasto esattamente
come hai già fatto per il copyright, come hai già fatto quando la monetizzazione viene tolta completamente, un tasto per la verifica manuale dei contenuti. Perché nel 2017 tu stai facendo guadagnare delle persone, in questo modo tagli le gambe a tutti e non ci dai nemmeno la possibilità, perché non ce la stai dando, di salvarci. Come fai? Basta un tasto. Richiedi la verifica per l'inserimento nella modalità con restrizione e questa verifica la fai in 24, 48 ore, ma pure 72, ma pure una settimana. Però per chi ha una programmazione a lungo termine, come la maggior parte degli youtubers là fuori, 90%, poi è ovvio che se c'è una cosa che va di moda, uno se ne frega relativamente della modalità con restrizione. Però se tu hai una programmazione, così come ce l'abbiamo noi, così come ce l'hanno in tanti, bene, mettici quel tastino lì in modo che una persona reale, umana, possa verificare i nostri contenuti. Anche facendo questo vieni penalizzato se tratti un'esclusiva, un contenuto che va fatto uscire subito perché potresti finire fuori dalla modalità con restrizioni, ma almeno limitiamo i danni. Non stiamo dicendo che l'algoritmo deve essere subito perfetto, non stiamo dicendo che questa cosa deve essere regolamentata perfettamente, stiamo dicendo che questa è stata una reazione frettolosa della piattaforma a degli attacchi di natura etica che lasciano il tempo che trovano, perché distruggono la piattaforma. Quindi sappiamo che ci vuole del tempo per bilanciare un po' le cose, ma nel frattempo non devi far morire necessariamente di fame tutte le persone che dipendono da YouTube, perché ci sono YouTuber che ci hanno fatto i milioni e che quindi se stanno fermi un anno non gli succede niente, ma ci sono anche YouTuber che beccano 1.000 euro al mese e con quei 1.000 euro ci campano la famiglia. Va bene, ripetiamo, chi stava vedendo questo video, se tu sei uno YouTuber oppure sei un utente, condividi il video e fallo conoscere perché è importante.